Ciao a tutti ragazzi, io sono Nelirfa e oggi andiamo a fare un'anticipazione per quanto riguarda il nuovo gioco di Bethesda, ossia Starfield. Come consuetudine, anche l'Xbox e Bethesda Showcase si è concluso con un annuncio molto importante, molto atteso e in questo caso molto corposo. Sto parlando del nuovo gioco Starfield, il nuovissimo GDR spaziale appunto di Bethesda. Questo video inizia con la presentazione di Howard e comincia proprio su Crete, un pianeta di Anselon nell'anno 2330. Si assiste a una sequenza in cui la nave del giocatore atterra sulla Luna, in prossimità di una struttura. In seguito vediamo il giocatore, vero e proprio, muoversi a piedi attraverso lo scenario alieno di Crete, incontrando creature autoctone. Questo ci fa pensare a un No Man's Sky con la grafica potenziata. La visuale cambia da prima a terza persona, in modo al quale i giochi di Bethesda ci hanno sicuramente già abituati. Allo stesso modo è possibile farsi un'idea di come si presenterà l'HUD del gioco. Già da queste prime immagini il gioco ci ricorda tantissimo l'ambientazione di No Man's Sky e anche quella di Star Citizen, infatti è stato paragonato più volte a questi due giochi. Come potete vedere c'è anche la possibilità di andare a scannerizzare alcuni oggetti proprio come funzionava su No Man's Sky. Alla fine anche questa sequenza l'abbiamo già vista in più giochi di questo genere, sempre su No Man's Sky è proprio un cavallo di battaglia, ossia quello di avere una pistola laser e andare a raccogliere i vari materiali che troviamo in giro per i nostri pianeti. A questo punto il nostro personaggio trasformerà la sua arma, che ci era servita per andare a raccogliere le varie risorse, in una vera e propria arma da fuoco. Poi entrerà dentro una struttura dove darà vita a una concitata guerriglia contro i pirati. Hey, there you are. We've got company. Opening fire. You got that down, huh? Pull back. Alla fine entrerà in una stanza dove l'impronta di Bethesda appare evidente anche nel minigioco legato all'apertura di una cassetta blindata contenente una nuova arma, una sorta di fucile ad impulsi. La seconda parte del trailer ci porta a New Atlantis, quello che potremmo considerare l'HUD sociale, equivalente alla città. Qui possiamo farci un'idea di come siano fatti i modelli dei personaggi e attraverso scorci di dialogo ricevere qualche indizio sulla storia del gioco. Successivamente si passa all'aspetto relativo alla personalizzazione. Come era facile aspettarsi, la personalizzazione del proprio avatar presenta una ricchezza di dettagli stratosferici, come consuetudine nei giochi di Bethesda. Non si parla solo dei dettagli estetici, ma anche di elementi di gioco, come abilità o talenti, utili a definire una build da costruire nel tempo e un proprio stile di gioco personalizzato. Oltre alla personalizzazione del nostro avatar, possiamo anche trovare una personalizzazione molto ampia per quanto riguarda la nostra astronave, definendo anche dettagli importanti come il sistema di propulsione o la selezione dell'equipaggio. Ci sono ovviamente dei modelli di astronave predefiniti, ma ci sarà anche spazio per il giocatore di poter costruire la propria astronave da zero. Una volta ottenuta la nostra astronave potremo fare diverse cose, quindi farla decollare, pilotarla e metterla alla prova in combattimenti spaziali. Lo scopo principale, in ogni caso, sarà raggiungere e esplorare nuovi pianeti
e ora andremo a fare un approfondimento appunto su questa cosa. Il pianeta dove si trova New Atlantis, Jamison, è nel sistema Alpha Centauri. È comprensibilmente un pianeta con buone caratteristiche di abilità e la sua componente esplorabile non si limita all'avamposto. È possibile scendere in un altro punto del pianeta e dedicarsi alla sua esplorazione. Esplorazione che si può portare avanti anche sugli altri pianeti del sistema, che ovviamente potrebbero avere caratteristiche climatiche e biomi diversi: pietroso, ghiacciato, infuocato. E anche la gravità, il tipo di fauna e di flora e altre caratteristiche possono variare. Allo stesso modo è possibile darsi all'esplorazione di altri sistemi solari. Ce ne sono più di 100 per un totale di oltre 1000 pianeti esplorabili, con la promessa che potranno diventare molti di più in futuro. Perché Howard ha pronunciato nel suo discorso di chiusura facendo intenderci che il gioco potrà beneficiare di aggiornamenti e espansioni anche dopo il lancio. Qualche settimana fa avevo fatto un'incursione su Star Citizen, approfittando della settimana gratuita che mette a disposizione ogni tanto. Avevo parlato male del titolo in quanto ancora dopo più di 10 anni non c'è una data per quanto riguarda il rilascio. Se vi piace quel genere di gioco, questo Starfield mi sembra estremamente ottimo da poter andare ad acquistare. Al momento però se ne sa ancora veramente poco. L'unica pecca che posso annunciarvi è che il gioco non sarà in multiplayer, ma sarà giocabile soltanto in single player. Come sempre però non voglio essere troppo ottimista per quanto riguarda l'uscita di nuovi titoli, in quanto già in passato abbiamo avuto diverse esperienze negative, soprattutto l'ultima è stata con Cyberpunk 2077. Quindi cerchiamo di andare a vedere e studiare le varie novità che usciranno a breve per quanto riguarda questo gioco. Insomma, non siamo troppo precipitosi nel giudicarlo. Dunque ragazzi, se vi interessa vedere qualche altro video su questo nuovo titolo, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e datemi anche la vostra opinione, se lo andrete a giocare, se lo volete provare, insomma fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto come sempre vi invito a mettere un bel mi piace a questo video e naturalmente a iscrivervi al canale. Ciao a tutti e alla prossima!